Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione o ascendente Scorpione o Luna o Venere in Scorpione solo per i più esperti. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere nell'amore. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi, sia che tu abbia già una persona nel cuore o che ancora l'amore non abbia un volto. Vediamo chi sta arrivando e quale energia, riscoprendo che il vero significato dell'amore è l'energia che ti arriva attraverso le maschere delle persone, no? Cioè attraverso i personaggi che arrivano nella tua vita per farti realizzare l'amore completo di te e avere relazioni sempre più limpide e sane. Ecco perché andiamo a vedere sia la parte del pettegolezzo sacro sia la parte della visione sciamanica, affinché tu possa integrare entrambe le visioni. Allora, vediamo cosa accade nei prossimi giorni. Mettiamo 5 carte. Allora, vediamo qual è l'evento che accade in amore. Ah, il mago abbiamo. Andiamo a vedere la motivazione dell'archetipo che guida questa situazione. Perché accade? Perché veniamo da un dolore importante. 3 di spade. Terza carta, l'energia che si sblocca qual è? Re di spade, mente lucida. La soglia, il confine, la prova, dove stare attenti. 9 di bastoni, stanchezza. Quinta carta, l'incarnazione, la chiusura sciamanica. L'8 di coppe, lasciare andare ciò che non ti serve più seppur ti ha già nutrito. Allora, in questi giorni l'amore arriva con magia, cioè io vedo qualcuno che sa muoversi, sa creare situazioni, no? Che non si lascia fermare dagli eventi. Quindi qua vedo qualcuno che ti osserva e che sta orchestrando dei piccoli colpi di scena. Vuole attirare la tua attenzione, vuole mostrare il proprio interesse in modo chiaro, però elegante allo stesso tempo, no? Perché il mago proprio nella visione sciamanica rappresenta la capacità di trasformare i desideri in realtà, di plasmare le energie sottili in azioni concrete. Quindi se sei single, nei prossimi giorni potresti incontrare qualcuno che ti sorprende con delle iniziative audaci. Messaggi intriganti, oppure dei gesti pieni di fascino, capito? Se invece sei già in coppia, la persona che c'è già ti mostrerà dell'ingegno, cioè porterà dell'energia nuova nella dinamica della relazione, no? Allora, questa persona che ti interessa inizialmente però potrebbe tentennare o magari mandare dei segnali contrastanti. Perché? Perché il cuore non è ancora completamente guarito, o il tuo. Capito? Tanto la stessa energia, stiamo leggendo proprio lo specchio, no? Cioè, il 3 di spade nella visione sciamanica insegna che le ferite diventano a volte proprio dei portali di saggezza e solo attraverso il riconoscimento di ciò che fa male si apre spazio per l'amore autentico, attraversare qualsiasi tipo di dolore in questi termini. Allora, se sei single nei prossimi giorni percepirai un po' di difficoltà emotive, cioè questa persona è piena di fascino, fa l'azione, arriva, però a un certo punto potresti percepire delle difficoltà emotive o dei vecchi legami che possono emergere a livello emozionale. Cioè la persona che ti osserva è attratto da te, ma ancora è segnato da delusioni passate. Invece in coppia quella persona mostra dolore o tensioni non risolte, ma sono proprio queste qui che servono a chiarire cosa davvero vuole questa persona e chi sei per questa persona. Ok? L'energia che si sblocca è il mente lucida, linguaggio chiaro, parlare, agire. La persona che ti interessa non gioca, ma comunica chiaramente le intenzioni. Quindi io vedo chiamate, incontri diretti che chiariscono tutto ciò che finora poteva essere ambiguo, capito? Sì, per esempio, se sei single, nei prossimi giorni qualcuno prende delle decisioni nette, esprime ciò che desidera, mette dei limiti chiari, mostrando proprio il lato anche razionale, ma anche diretto dell'amore, capito? Cioè, parlare chiaro, ok?
Invece in coppia vedo delle comunicazioni molto forti, molto oneste, che tolgono i malintesi, fanno chiarezza. Cioè, il Re di Spade nella visione sciamanica la mente è illuminata, eh. La mente illuminata che guida il cuore e trasforma l'energia emotiva in azione consapevole. Questo il Re di Spade nella visione sciamanica, capito? E qual è la prova qua con questo 9 di bastoni? Resilienza e cautela. Cosa voglio dire qua? La persona potrebbe inizialmente proteggere il suo cuore, no? Misura un po' i rischi, però la sua energia è pronta a manifestarsi se percepisce sicurezza e apertura da parte tua. Hai capito che ti voglio dire? Ehm, per esempio, se sei single, la persona potrebbe fare dei piccoli passi ehm, e testare le tue reazioni prima di esporsi completamente. Guarda che ti sto dicendo, ok? Invece in coppia ci possono essere delle discussioni o delle prove o delle tensioni leggere che servono a capire chi è pronto a lottare per il legame, capito? Questo è. E poi con l'otto di coppe è proprio la liberazione e la trasformazione. La persona che incontri in questi giorni che arriva lo fa con intenzione, con chiarezza, con disponibilità emotiva, è pronto a creare qualcosa di vero, di duraturo, perché nella visione sciamanica l'otto di coppe è proprio il viaggio dell'anima che lascia il superfluo, la zona comfort, trasformando il dolore e il desiderio in amore consapevole. Se sei single nei prossimi giorni, qualcuno, quindi questa persona potrebbe lasciare delle vecchie dinamiche o delle relazioni passate, aprendo così lo spazio per una connessione più autentica con te. Invece se sei in coppia, chi rimane in coppia lo fa con scelta consapevole, lasciando alle spalle ciò che non serve più e costruendo un legame più profondo, questo mi dicono. Vediamo le specifiche su ogni carta, perché parlano anche di due situazioni qua. C'è l'amore nuovo, però una di voi o qualcuno di voi, l'altra persona, mentre vi incontra, lascia vecchie ferite o una relazione passata o il peso di una relazione passata. Capito? C'è il mago, Re di spade. Ok, vediamo un po' sul mago. 10 di coppe. Qua c'è la possibilità di un grande amore. 3 di spade, la giustizia, assolutamente qua. Re di spade, cavaliere di coppe. E guarda, questo è un chiarimento di quello che ti ho già detto. 9 di bastoni, cavaliere di spade, 8 di coppe. A poco tutto si fa. Cavaliere di denari, costruzione. Allora, chiaramente tutti questi cavalieri mi parlano di qualcosa che si muove al ritmo giusto, perfetto e divino e che porta grandi soddisfazioni. Cavaliere di coppe, cavaliere di spade, cavaliere di denari mi parlano dell'amore che è in movimento, non è niente fermo qua, di una rinascita emotiva. Partendo dall'inizio, con questo 10 di coppe, questa persona ti guarda con occhi pieni di intenzione, di sogno. Vuole vedere come reagisci a piccoli segnali che invia e nei prossimi giorni ti arriveranno dei messaggi o degli inviti che ti lasciano anche sospesa un po' tra gioia e curiosità, perché l'energia proprio del cuore è pieno, capito? E la persona sta valutando i pro e i contro, leggendo il tuo cuore, le tue risposte, no? E tu noterai ogni piccolo segnale. Perché il 3 di spade chiarito dalla giustizia mi parla del fatto che qualcuno potrebbe avere passato di recente dei blocchi emotivi molto forti, però nei prossimi giorni la chiarezza e l'onestà guideranno le azioni. Non ci sono inganni qua, tutto viene alla luce. C'è giustizia, c'è equilibrio, ci si permette di capire anche chi vuole restare in una relazione, chi non vuole restare in una relazione, anche rispetto a quei due casi che ti ho detto prima, no? Perché la giustizia qua trasforma completamente il dolore del 3 di spade in maturità emotiva, in chiarezza e prepara il terreno per l'amore più autentico, di cui ti ho parlato prima con tutti questi cavalieri, che si muove la cosa, no? Questa persona non gioca più, ma invita proprio, invia segnali chiari di attrazione, di sentimento. Vedo che le sue attenzioni speciali ti faranno capire quanto ti desidera. Perché questo cavaliere di coppe
porta passione, apertura emotiva e trasforma l'energia razionale del Re di Spade in azione romantica e concreta. Come ti ho detto prima, è la mente risvegliata, no? E questo 9 di bastoni col Cavaliere di Spade è movimento rapido, decisioni ardite, mi verrebbe da dire. E io vedo che questa persona affronta le paure, i blocchi e si muove verso di te, corre verso l'azione con determinazione, ehm, mostra la volontà di consolidare il legame. Quindi la persona misura il rischio, ma corre dritta verso quello che vuole, non si nasconde più, cioè è un'energia diretta magnetica. È il vento del cambiamento, no? Che spezza le barriere, porta l'amore laddove è necessario, mi dice la carta. E poi alla fine te l'ho detto, questo qua l'amore si radica e si concretizza con la pazienza e con la responsabilità. Cosa voglio dire? Che la persona non è impulsiva qua, è decisa, è ponderata, è intenzionata a portare energia stabile e duratura nella tua vita. Questo è l'amore come investimento e cura, il Cavaliere di Denari, nella visione sciamanica, dove ogni gesto concreto rafforza la connessione del cuore, questo vedo, però grazie alla liberazione di pesi emotivi. Quindi questa persona, se sei singolo per esempio, si avvicina lentamente ma con grande intenzione, ti dimostra affidabilità, ti dimostra volontà di costruire qualcosa di concreto. Invece se sei in coppia c'è il consolidamento del legame con dei gesti quotidiani, con dedizione, con attenzione, lasciando alle spalle le vecchie incertezze, capito? Quindi l'amore nei prossimi giorni parte con gioia, con promessa, ci sono delle vecchie ferite che vengono chiarite con equilibrio, la persona si avvicina con gesti concreti, anche romantici, e l'altro qua affronta proprio le prove e i blocchi con determinazione, Cavaliere di Spade, 9 di bastoni, e infine l'amore qua si radica con pazienza e responsabilità. E vediamo con tutti questi cavalieri questa forza che muove la persona verso di te. Lo facciamo con i miei potenti oracoli lui lei, che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo. Sono insicuro, la mia è solo apparenza, e questo è quello un po' il succo che ti ho detto. C'è questa manifestazione, no? Anche lo percepisci inizialmente sicuro di se stesso, poi puoi percepire un po' di esitazione, ma è qualcosa che poi viene messa alla luce perché ci sono delle ferite emotive da trascendere e pacificare. Sono insicuro, la mia è solo apparenza, e questo viene poi chiarito grazie alla giustizia, no? Vediamone un'altra. Non sono stato onesto, e qua parliamo sempre di questa persona con la voglia di mostrarsi forte, però non è stata onesta, o ci sono state, o già la conosci questa persona e quindi ci possono essere state, come ti ho detto prima, se sei in coppia, delle dinamiche difficili che vengono riequilibrate, allora ci sarà onestà, laddove c'è la giustizia c'è sempre onestà, l'equilibrio viene rimesso e si corre incontro verso una stabilità. Cos'altro? Nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, nel tuo sguardo il sapore di casa. E questo è il completamento del messaggio bellissimo, molto poetico, in cui questa persona rivede nei tuoi occhi la casa. Cos'è la casa? Si sente riconosciuta questa persona nel cuore di un'altra persona che sei tu. Sentirsi riconosciuti permette l'autenticità del rapporto, no? E l'integrità del legame. Quindi, ragazze mie, ragazzi, io non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!